Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vediamo come aggiungere al sistema di navigazione Mercedes gli autovelox. Eh sì ragazzi, diciamocelo, una grandissima pecca di Mercedes, una piccola caduta di stile, è stata quella di non mettere gli autovelox nel sistema di navigazione incorporato di Mercedes, anche perché con l'aggiornamento OTA che abbiamo della macchina era veramente anche semplice aggiornarli di volta in volta. Un sistema di navigazione al giorno d'oggi senza autovelox mi sembra quantomeno poco utile. Per fortuna c'è la possibilità di inserirli a un prezzo veramente irrisorio. Vediamo in questo video come fare a scaricare il file dal sito di riferimento e poi installarlo in macchina. Nel sito web viene indicata una chiavetta USB ben definita, che è quella che ha le doppie interfacce, quindi tipo C da una parte e USB 2.0 dall'altra. Se non ne avete una e volete acquistarla, secondo me è una buona scelta, anche perché il costo è veramente basso. Vi metto in descrizione anche il link per quell'oggetto. Se invece come me avete già una chiavetta USB per utilizzo, ad esempio per sentire musica in macchina, vi posso consigliare di utilizzare quella senza problemi, perché 99% vanno tutte bene. Io per esempio ho questa, un 32 giga, ho dentro appunto una cartella di musica e la cartella dei loghi delle radio, quindi continuerò ad utilizzare questa. Semplicemente ci aggiungo i file degli autovelox scaricati dal sito e la chiavetta continua a funzionare tranquillamente. Quindi detto questo, trasferiamoci sul PC, vediamo come acquistare il pacchetto autovelox, come caricarlo sulla chiavetta USB e poi andiamo in macchina a vedere come configurarlo. Bene ragazzi, eccoci qua sul PC. Questo è il sito di riferimento che trovate anche nel link in descrizione al video, mbvxspeedcamera.com. A questo punto basterà andare sul pacchetto completo autovelox Mercedes MBUX novembre 2021. Vediamo che in alto ci riporta anche un 10% di sconto appunto con il codice novembre 2021, quindi ci basterà cliccare su il pacchetto da acquistare. A questo punto acquista ora, clicchiamo su acquista ora, inseriamo qua nel codice sconto novembre 2021, lo applichiamo, vediamo che ci sconterà dall'importo di 7,99, diventa 7,20 €. Non uno sconto esagerato, ma oggettivamente possiamo dire che anche 7,99 € non era affatto un prezzo così alto per quello che ci viene dato. A questo punto inseriamo i dati di fatturazione e andiamo al pagamento. Io l'ho già fatto, quindi fatelo anche voi, è relativamente semplice. Dovete compilare questi dati, vi verrà chiesto il dato di una carta di credito e a quel punto, una volta completato il processo di pagamento, verrà avviato un download del file, che adesso andiamo a vedere, da caricare sulla nostra chiavetta USB. Perfetto, questo è il pacchetto scaricato dal sito. 8 MB e 7 sono veramente pochissima roba. Inserisco a questo punto la mia chiavetta USB nel PC. Vediamo che mi appare anche la finestra con il contenuto della chiavetta. Come vedete io ho una chiavetta che non è completamente vuota. Perché? Perché il sistema funziona comunque anche su una chiavetta dove sono già presenti altri file. In questo caso io ho i loghi della radio e la musica che poi ascolto da chiavetta. Non è necessario quindi formattare la chiavetta per cancellare tutto, ma è necessario verificare dalle proprietà che la chiavetta sia stata formattata in FAT32, se no potrebbe avere difficoltà ad essere letta dal sistema della macchina. Quindi torniamo sul pacchetto autovelox scaricato, decomprimiamo il file, andiamo all'interno. Qui c'è la guida, se avete voglia di leggere la guida installazione PDF, oppure semplicemente prendete la cartella dei punti di interesse, la copiamo e la incolliamo nella nostra chiavetta. All'interno ci sono i file GPX di tutto quello che poi potremo abilitare in macchina, quindi direi che adesso stacchiamo la chiavetta e andiamo in macchina a vedere come configurarla. Bene ragazzi, eccoci in macchina, chiavetta USB. Io ho bisogno dell'adattatore perché la chiavetta non è USB tipo C, quindi la inserisco nell'adattatore, la inserisco nel vano presente nel bracciolo e a questo punto andiamo a verificare direttamente sul display come attivare tutti gli autovelox che abbiamo scaricato.
Eccoci sul menu principale, quindi andiamo nel navigatore, andiamo nelle impostazioni in basso a destra, andiamo a scegliere avanzate, poi ci spostiamo su elementi della cartina, simboli, destinazioni speciali. A questo punto scendiamo, innanzitutto qua dovete aver attivato la visualizzazione delle destinazioni speciali. Sotto sono elencati per categorie e troveremo anche una voce delle personali. Destinazioni speciali personali. A questo punto ci troviamo dentro tutta la serie di autovelox che abbiamo scaricato. Vediamo che si dividono in fissi, mobili, i dossi, telecamere semafori, i tutor, le ZTL. Quindi noi andiamo, ci spostiamo in ogni singola impostazione vanno attivate le funzioni che ritenete più opportune. Personalmente io le attivo sempre tutte e tre, quindi la visualizzazione sulla cartina, la segnalazione visiva e soprattutto quella acustica. Quindi lo faccio per tutti ad eccezione, adesso vi dico, ad eccezione dei dossi, che mi sembra sia una cosa abbastanza inutile da vedere e da segnalare, anche perché sono talmente tanti che vi trovereste segnalazioni praticamente ogni 3-4 secondi. Quindi visualizzazione della cartina anche per i semafori, idem per i tutor e per le ZTL. Come potete vedere all'inizio della dicitura del POI che andremo a vedere sulla cartina c'è l'icona di riconoscimento che verrà presentata sulla cartina di navigazione, appunto. La cosa secondo me molto utile che questo sistema ha è che sulla cartina vengono sì visualizzati, ma vengono anche segnalati nel momento in cui non state utilizzando il navigatore per spostarvi. Quindi anche semplicemente percorrendo una strada, se sulla vostra strada c'è un autovelox o una ZTL o un semaforo monitorato, il sistema ve lo segnala con un segnale acustico, un pin acustico, e a quel punto poi ve lo visualizza sulla cartina se avete la cartina attivata, altrimenti sentirete solo il segnale acustico anche con la radio accesa. Quindi sicuramente una cosa molto utile. Nell'utilizzo che ne ho fatto io durante quest'ultima settimana ho notato due piccolissimi problemi che forse non è neanche giusto chiamare problemi. Il primo riguarda il fatto di avere un'approssimazione di circa 20-25 metri sulla cartina per alcuni tipi di segnalazioni, quali possono essere ad esempio gli autovelox mobili. 20-25 metri sono praticamente nulla, visto che l'avviso acustico in realtà avviene 100-200 metri prima di arrivare al punto indicato, quindi ci dà tutto il tempo di rallentare e di passare senza problemi davanti all'autovelox. La seconda cosa, ma è veramente una cosa banalissima, è che spesso ci viene segnalato ad esempio un autovelox anche se è dalla corsia opposta a quella dove stiamo andando noi, che è una cosa che ho visto fare anche da altri navigatori tipo Waze o lo stesso Google, appunto. Meglio una segnalazione in più che una segnalazione in meno. Resta comunque la grande pecca di Mercedes di non aver messo su un sistema come l'MBUX anche gli autovelox, che secondo me sono una cosa fondamentale per chi usa l'auto e usa il navigatore tutti i giorni. Poco male, perché abbiamo fortunatamente la soluzione, direi che è una soluzione molto valida a un costo veramente irrisorio, quindi direi che si può tranquillamente acquistare. L'installazione, come avete visto, è altrettanto semplice, ci vuole veramente 5 minuti per avere tutto a disposizione sul nostro navigatore. Bene ragazzi, in descrizione vi lascio tutti i link del caso, quello per acquistare questo sistema, questo pacchetto di autovelox, per l'adattatore USB casomai non ce l'aveste, quindi trovate tutto in descrizione. Vi invito a mettere un like se questo video vi è piaciuto, come sempre, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Noi ci vediamo sul canale. Ciao ragazzi!